Pronte per un'altra borsa super facile e veloce? Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto. Questa borsetta veramente facilissima e velocissima da realizzare. Per realizzarla ho utilizzato due tipi di filati, il filato gemma molto brillante e il classico cordino Inda per la parte superiore. Ho poi abbinato questo manico perfetto da abbinare con il gemma, sempre in lurex, rifinito con questi dettagli oro spettacolari. E se volete realizzarla come la mia trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, trovate il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto del 30% che ha come sempre una validità limitata. Trovate tutte le info qui sul video e nel box informazioni. Il progetto è completamente personalizzabile sia nelle dimensioni che nelle colorazioni. Ho utilizzato un solo gomitolo di gemma per quanto riguarda la parte sottostante della borsa, ho utilizzato un gomitolo intero, quindi per quanto riguarda questa zona resterà più o meno di queste dimensioni, mentre potete personalizzarla per quanto riguarda l'altezza utilizzando il filato abbinato, il cordino Inda. Ho ovviamente utilizzato un fondo pronto, così anche da risparmiare filato, e questo è il risultato. Ovviamente ho applicato il manico direttamente sul corpo borsa, quindi per alcune può sembrare piccolino, ma vi ho dato un suggerimento durante il video, quindi di applicare magari un segmento di catena per allungare il manico. Non è incluso nel kit, ma un po' di catena ce l'abbiamo tutte in casa, quindi non è un problema. Ho applicato un bottone magnetico, non l'ho foderata, ma nel box informazioni trovate il mio tutorial riguardo la fodera, quindi avete tutto. A questo punto non mi perdo in chiacchiere perché vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial e continuare a supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di filato gemma, una rocca di filato Inda, ovviamente non utilizzeremo tutta la rocca, una base ovale 21x8 cm, un manico intrecciato lurex con agganci oro, un bottone magnetico. Utilizzeremo l'uncinetto numero 4 per la lavorazione della base, l'uncinetto numero 6 per il corpo borsa, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo dalla base. Per lavorare nei fori del fondo utilizzerò un uncinetto più piccolino rispetto a quello che va utilizzato per lavorare questo filato, quindi ho preso il numero 4. Vado ad agganciarmi nel foro centrale del lato più corto, così posso mostrarvi tutti i passaggi. Prendo il filo e faccio un cappio. Mi tengo il filo sull'uncinetto, mi inserisco all'interno del foro e vado a prendere il filo, me lo porto all'esterno e vado a lavorare la prima maglia bassa. In questo modo mi sposto nel foro successivo e lavoro un'altra maglia bassa, foro successivo e lavoro una maglia bassa, qui mi ritrovo nell'angolo, non riuscirei a fare l'aumento e quindi entrare più volte nello stesso foro perché il filato è molto spesso, quindi cosa faccio? Lavoro una catenella, una maglia bassa all'interno di questo foro e poi di nuovo una catenella. In questo modo è come se avessi lavorato 3 maglie basse all'interno di questo foro. A questo punto procedo lavorando una maglia bassa in ogni foro successivo,
Come potete vedere, nel frattempo mi sto portando dietro la codina così la nascondo. Lavoreremo una maglia bassa per ogni foro fino ad arrivare in questo punto, dove ripeteremo lo stesso procedimento. Quando qui abbiamo lavorato la maglia bassa, facciamo una catenella, una maglia bassa nel foro d'angolo, una catenella, poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni foro successivo. Qui mi fermo, faccio la catenella, una maglia bassa nel foro d'angolo, una catenella e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni foro successivo. Qui faccio una catenella, una maglia bassa ed una catenella e poi vado ad ultimare il giro. Quindi questi sono i passaggi che faremo per lavorare questo fondo con questo filato. Se utilizzate un filato diverso, ad esempio il cordino Inda, in quel caso lavorerete 2 maglie basse per ogni foro e 3 maglie basse nel foro che si trova esattamente nell'angolo. Quindi a questo punto ultimiamo il nostro fondo e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, lavoro anche l'ultima maglia bassa. A questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia prendendo solo la metà catenella esterna, quindi mi inserisco in questo modo e lavoro una maglia bassissima. Quindi in questo modo avrò chiuso il mio giro. A questo punto prendiamo l'uncinetto adatto al nostro filato. Io prenderò l'uncinetto numero 6, ovviamente va adattato anche alla mano di lavorazione, quindi se avete una mano più stretta prendete un uncinetto più grande, quindi anche il 6,5. Se avete una mano più larga anche il 5,5, 5 va benissimo. Quindi a questo punto faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa. Procedo e vado a lavorare nel punto successivo, mi inserisco, prendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa. Quindi andremo a fare il solito giro di stacco a maglia bassa in costa retro. Lavoro una maglia bassa in costa retro per ogni punto. Nel punto che si trova nell'angolo vado a fare un aumento, quindi lavoro 2 maglie basse proprio nella maglia bassa. Le catenelle le lavoriamo normalmente lavorando una maglia bassa all'interno, sulla maglia bassa lavoriamo 2 maglie, una e 2, e poi di nuovo continuiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Poi quando arriviamo ai prossimi aumenti, quindi sempre la maglia bassa che si trova tra una catenella e l'altra, la riconoscete benissimo. Se preferite potete mettere un marcapunti, ma si riconosce. Andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, stessa cosa ovviamente su ogni angolo. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo terminato il giro andiamo a chiudere con chiusura invisibile, quindi tiriamo sull'asola, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno in questo punto qui. Questa è la catenella che abbiamo fatto che va a sostituire la prima maglia bassa, quindi ci inseriamo in questo punto in questo modo, prendiamo il filo e ce lo portiamo all'interno. A questo punto mi vado ad inserire non alla base dell'asola, ma vado a prendere solo la metà perché dopo devo lavorare in costa, quindi ho bisogno di lasciare una costina libera. Mi inserisco quindi in questo punto, mi inserisco all'interno dell'asola e vado a tirare il filo. Tiro per bene in modo da far chiudere il punto. Prendo il filo e faccio una catenella, questa sostituirà la prima maglia bassa del giro. A questo punto io procederò lavorando a punto canestro in costa,
Voi potete scegliere il punto di lavorazione che preferite, quindi la prima maglia bassa l'abbiamo lavorata, la prima maglia bassa in costa retro. Ora mi sposto nel punto successivo, ma entro alla base della maglia bassa successiva, quindi mi inserisco proprio qui alla base, prendo il filo, lo tiro fuori e vado a chiudere. Quindi avrò lavorato il punto canestro. Ora, punto successivo, mi inserisco nella metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa e poi di nuovo un punto canestro, quindi mi inserisco alla base del punto successivo e lavoro un punto canestro, poi maglia bassa in costa retro e di nuovo punto canestro. Qui abbiamo l'aumento, quindi entriamo comunque sempre nello stesso punto. In questo modo, e questo sarà il risultato. Continuiamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, terminato il giro lo chiudiamo sempre con chiusura invisibile. Ora faremo una piccola variazione, però intanto entriamo nel primo punto dall'interno verso l'esterno, ci prendiamo l'asola e ce la portiamo all'interno. A questo punto, siccome qui abbiamo la maglia bassa, ora dobbiamo andare ad alternare i punti, quindi ci inseriamo alla base della maglia bassa, quindi esattamente qui. Mi inserisco, prendo l'asolina che ho portato all'interno, tiro il filo per chiudere il punto, prendo il filo e lavoro il punto canestro in questo modo. Quindi ora dobbiamo alternare i punti. Dove c'è la maglia bassa lavoriamo il punto canestro, dove c'è il punto canestro lavoriamo la maglia bassa in costa retro. Quindi ora qui ho il punto canestro nel punto successivo, quindi vado a prendere solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa. Punto successivo ho la maglia bassa, mi inserisco alla base e lavoro un punto canestro in questo modo e procederò così per tutto il giro. Quindi ora maglia bassa in costa retro, poi di nuovo punto canestro, che verrà ovviamente in costa perché la maglia bassa al di sotto l'abbiamo lavorata in costa retro, ed ora di nuovo maglia bassa in costa retro. Procederemo in questo modo per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Ora terminiamo questo giro e ci rivediamo al termine, così vi mostro come chiudere il giro, anche se lo chiuderemo nello stesso modo del giro precedente, quindi non come abbiamo fatto con questo. La chiusura del giro che abbiamo fatto ora vale solo quando dobbiamo iniziare con il punto canestro, altrimenti ripartiamo come abbiamo fatto per il giro precedente a quest'ultimo, ma ve lo faccio vedere al termine di questo giro. Bene, ho terminato il giro con la maglia bassa. A questo punto, come vi ho detto prima, vi mostro come chiudere il giro in questa situazione e ripartire. Quindi mi inserisco sempre nel primo punto, nella prima asola disponibile, in questo modo. Prendo l'asola, la porto all'interno. Nel giro successivo devo ripartire lavorando una maglia bassa in costa retro perché qui ho il punto canestro, quindi cosa faccio? Allargo un po' la solina e vado a prenderne solo metà. In questo modo mi inserisco all'interno dell'asola, vado a tirare il filo per chiudere il punto e faccio una catenella che funge da prima maglia bassa.
ed ecco qui che avremo lavorato la prima maglia bassa in costa retro. Questa chiusura del giro la facciamo quando dobbiamo iniziare con la maglia bassa in costa retro, mentre la chiusura del giro precedente quando dobbiamo partire con il punto canestro. Se non avete capito qualche passaggio vi basta tornare indietro nel video. Comunque se avete qualche dubbio lasciate un commento qui in basso. A questo punto non dovremo far altro che ripetere sempre gli stessi passaggi, ovvero dove abbiamo la maglia bassa in costa retro facciamo il punto canestro, quindi entriamo proprio alla base della maglia bassa, la avvolgiamo tutta e facciamo un punto canestro. Dove abbiamo il punto canestro prendiamo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa. Alterneremo questi punti per tutto il giro e per tutta la lavorazione della borsa. Qui in alto troverete indicati il numero totale di giri che lavoreremo insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza. Se non vi trovate con il numero di giri seguite tranquillamente la misura in centimetri. A questo punto vi lascio continuare da sole e ci rivediamo al termine del corpo borsa. Lavorati tutti i nostri giri, avremo lavorato 14 giri a punto canestro, ho ottenuto 16 cm per quanto riguarda l'altezza, ho anche terminato la rocca con il filato gemma, quindi vado a chiudere con asola di chiusura. A questo punto andremo a lavorare la parte superiore con il cordino Inda, quindi ci prendiamo il filo, cambieremo anche uncinetto, prenderemo il numero 4, facciamo il cappio iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andremo ad agganciare in queste asoline che troviamo sul retro delle maglie lavorate a punto canestro, proprio queste asoline qui. Noi ci inseriremo con l'uncinetto e andremo a lavorarci all'interno, quindi mi inserisco in un punto qualsiasi, in questo modo. Lavoro la prima maglia bassa, e poi lavoro una maglia bassa al di sopra per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Lavorerò una maglia alta nello stesso punto, poi passo nel punto successivo, mi inserisco nello stesso modo e lavoro 2 maglie alte anche in questo punto. Andremo a lavorare 2 maglie alte in ogni punto che abbiamo sottostante, inserendoci sempre nelle asoline retro. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Una volta terminato anche questo giro e lavorati tutti i punti di base, ci andiamo ad inserire nella metà catenella esterna del primo punto in questo modo e lavoriamo una maglia bassissima. Ora ci inseriamo prendendo tutta la catenella in questo modo e lavoriamo la prima maglia bassa ed una maglia bassa al di sopra, sempre per sostituire la prima maglia alta, e procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, quindi lavoreremo i punti come si presentano. Procederemo in questo modo per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Li troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere di modificare il numero di giri totali in base anche all'altezza che volete raggiungere. Quindi lavoriamo tutti i giri che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ne ho lavorati in totale 4 ed ho raggiunto 5 cm e mezzo per quanto riguarda questa zona, mentre per quanto riguarda l'altezza completa sono a circa 22 cm. A questo punto chiudiamo con maglia bassissima questo ultimo giro e andiamo a fare proprio l'ultimissimo giro di rifinitura. Quindi una volta fatta la maglia bassissima facciamo una catenella, ci spostiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo una catenella, punto successivo, maglia bassissima, e andremo ad alternare in questo modo la lavorazione per ottenere questo effetto un po' frastagliato, sembra anche un po' il punto gambero. Quindi lavoriamo tutto il giro in questo modo e ci rivediamo al termine. Una volta terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto possiamo scegliere se lasciare la nostra borsa così aperta oppure andare a creare dei soffietti, cosa che farò io. Quindi ci prendiamo il cordino e andiamo a lavorare circa 50 cm di catenelle. Io ne ho lavorate 80 di catenelle per quanto riguarda il mio filato ed ho raggiunto quindi i miei 50 cm. Andremo a lavorare 2 cordoncini in questo modo. A questo punto pieghiamo il bordo della nostra borsa a metà e ci andiamo a posizionare dei marcapunti proprio sui due lati. Andremo poi a creare delle piegature in questo modo, facendo in modo che il marcapunti si trovi sempre al centro, e andiamo ad infiocchettare con i nostri 2 cordoncini i 2 laterali, quindi li facciamo passare attraverso le maglie e andiamo a creare un fiocchetto in questo modo. Ripeteremo lo stesso procedimento su entrambi i lati e questo sarà il risultato. Applichiamo il manico, possiamo decidere se applicarlo direttamente al bordo della borsa oppure, se per voi resta un po' troppo piccolo, potete scegliere di allungarlo aggiungendo dei segmenti di catena tipo questi. Prendete dei segmenti di catena, applicate un moschettone e li aggiungete al vostro manico per renderlo più lungo. A questo punto non ci resta che applicare un bottone magnetico. Io utilizzerò questo che va semplicemente cucito. Una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato, molto semplice ma particolare, molto estiva. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente il progetto è completamente personalizzabile sia nei colori che negli accessori. Se volete realizzarla come la mia trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso ed è disponibile anche un codice sconto del 30% che ha come sempre una validità limitata. Trovate tutte le info sia qui sul video che nel box informazioni. Progetto comunque che resta alla portata di tutte. Non l'ho foderata, ma se volete foderarla vi lascio come sempre il link riguardo la fodera nel box informazioni, lo troverete scorrendo la descrizione. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!